Finalmente oggi parliamo di come sviluppare i file fit ottenuti dai nostri telescopi smart S30 e S50 mediante l'uso del computer. Bentornati sul canale. Come ho già detto nell'intro, finalmente oggi ci approcciamo al mondo dello sviluppo dei nostri file astronomici mediante l'uso del computer e software dedicati, partendo dai file fit memorizzati nelle memorie dei nostri telescopi smart. Siccome l'argomento è abbastanza complesso, ho deciso di suddividere questi tutorial in più video e il primo video, quello di oggi, è dedicato alla teoria, quindi oggi vedremo sostanzialmente quali sono i passi teorici per poter sviluppare correttamente i file fit del nostro SeaStar. Nei successivi video invece ci metteremo davanti al computer e svilupperemo galassie nebulose che andrò a riprendere in futuro dal vivo. 3 premesse prima di iniziare. Io non sono un esperto, quindi mi sto avvicinando al mondo dell'astrofotografia attraverso il SeaStar in questo momento e sto apprendendo da autodidatta, confrontandomi poi nei gruppi Facebook e leggendo libri sostanzialmente. Quindi se trovate degli errori siete pregati di segnalarmelo nei commenti e se cercate da me dei video perfetti senza nessun errore che vi portano alla soluzione tecnica nel modo più efficace possibile, cercate altrove a patto che troviate dei video fatti bene e soprattutto che siano gratuiti. Il secondo aspetto è che lo sviluppo dei file fit è abbastanza personale. Come di fatto ogni fotografia, non solo in campo astronomico, anche quelle che otteniamo con le fotocamere reflex e le fotocamere mirrorless. Quello che voglio dire è questo, che anche partendo da uno stesso set di dati, lo stesso set di file fit, io posso sviluppare l'oggetto stellare oggi e mi viene fuori in un modo, magari riprendo lo stesso set di dati fra un mese e mi viene fuori in modo diverso, oppure lo do a un amico, lui lo va a sviluppare seguendo la tecnica e gli viene fuori in maniera diversa perché vengono accentuati dei dettagli piuttosto che altri. Quindi lo sviluppo dei file, nonostante si segua una determinata tecnica, è comunque abbastanza personale. Terza cosa, secondo me la più importante, è che chi acquista questo strumento, per poterlo usare a pieno delle sue potenzialità, deve per forza, secondo me, seguire questa strada, cioè inizia magari con l'applicazione, a sviluppare, quindi l'applicazione del SeaStar, intendo, a sviluppare i file fit, ma poi per ottenere il massimo dallo strumento deve necessariamente imparare questo percorso, quindi lo sviluppo dei file fit al computer con software dedicati. È un po' come le reflex e le mirrorless per la fotografia tradizionale in sostanza. Chi acquista la macchina e poi non scatta in RAW e scatta in automatico non sta usando appieno le potenzialità della macchina. È come in sostanza avere una Ferrari e andare via in prima. Detto questo, iniziamo con il percorso teorico che ci porta allo sviluppo dei file fit con il nostro computer. Io ho visto che per sviluppare, diciamo correttamente, i file fit sono necessari 4 programmi. Abbiamo bisogno di 4 software almeno per poter sviluppare correttamente i file. Io utilizzo principalmente, se si riesce, ovviamente dei software gratuiti. E il primo, il più importante, è Cyril. È un software dedicato alla fotografia astronomica, è open source, viene sviluppato costantemente, quindi in costante sviluppo, quindi abbiamo anche degli aggiornamenti recenti e soprattutto, come dicevo, è gratuito. Il secondo è un software che questo lo potete scegliere da voi perché è un software per l'editing di immagine, quindi potete scegliere un qualsiasi software per l'editing di immagine per dare i ritocchi finali all'immagine. Io ad esempio uso Photoshop, è a pagamento, però potete usare anche programmi non a pagamento. Questi due programmi ovviamente devono essere installati sul vostro computer. Altri due programmi invece sono praticamente degli eseguibili, quindi possono essere salvati nella memoria del PC ma non devono essere installati. Sto parlando di StarNet e di Graxpert. Graxpert è il software che ci permette di eliminare i gradienti, dopo vedremo cosa sono, e di ridurre il rumore delle nostre fotografie. Invece StarNet ci permette di isolare il soggetto che abbiamo ripreso, tirando via le stelle. Questi due software possono lavorare benissimo stand alone, cioè per conto loro, oppure possono lavorare come plugin all'interno di Cyril. E quindi noi li utilizzeremo come plugin all'interno di Cyril, perché Cyril li può integrare. Quindi il primo programma che ho citato li può integrare entrambi.
Io ho suddiviso sostanzialmente il processo di sviluppo in 12 passi e oggi vi cercherò di spiegare questi 12 passi dal punto di vista teorico. Il primo passo è lo stacking. Cos'è lo stacking? Se vogliamo tradurre la parola stacking possiamo usare la parola somma in italiano. Noi abbiamo questa serie di file fit che abbiamo acquisito in una serata o anche in più serate, che contengono le informazioni relative alla nostra nebulosa, alla nostra galassia, che magari è stata acquisita con un'esposizione che va dai 10, come sappiamo, ai 60 secondi, e ne abbiamo svariate di queste immagini. Lo stacking permette di prendere queste immagini e di sommarle una sopra l'altra, ottenendo un'unica immagine, sempre in formato fit, che ha un'esposizione totale pari praticamente alla somma delle esposizioni, come se noi avessimo lasciato il nostro Sistar fare una foto continua con un'esposizione totale pari alla somma delle esposizioni di tutte le foto. Facciamo un esempio: abbiamo scattato con il Sistar 100 fotografie con 20 secondi di esposizione ciascuna, 20% fa 2000, è come se avessimo un'unica immagine di 2000 secondi. Questo è necessario, abbiamo detto un sacco di volte, perché gli oggetti che riprendiamo sono molto deboli, quindi dobbiamo aumentare tantissimo il tempo di esposizione. La soluzione è fare un unico scatto con un tempo di esposizione enorme, ma è impossibile, oppure fare più scatti inseguendo l'oggetto e sommandoli poi digitalmente. Da qui si ottiene una nuova immagine fit pari alla somma delle immagini. La seconda operazione che andremo a fare, e questo ovviamente, questa cosa che ho appena detto la si fa con Siril, quindi il programma di partenza è Siril, è l'auto-stretch, la seconda cosa. Lo stretch è una cosa un po' complessa da capire, quindi cercherò di spiegarvelo adesso in questo modo. Tutti noi che veniamo magari dall'ambiente fotografico classico dovremmo conoscere il concetto di istogramma. L'istogramma è la matematizzazione, se vogliamo dire così, della nostra fotografia. È un grafico che ha in ascissa, in sostanza, i livelli di luminosità dei pixel della nostra fotografia, quindi dai neri ai bianchi. Nel mezzo abbiamo le luci, i mezzitoni e le ombre, in sostanza. Invece in ordinata abbiamo il numero di pixel per livello di luminosità. Quindi facciamo un esempio: livello di luminosità 125, tra parentesi, i livelli di luminosità vanno da 0 a 255, 0 per i neri, 255 per i bianchi. Non vi sto a spiegare adesso perché 0, 255, prendetelo per buono. Quindi non so, 125 mi dice in Y quanti pixel ci sono con quel livello di luminosità. Le nostre fotografie astronomiche saranno come istogramma tutte spostate verso sinistra, saranno tutte molto scure, quindi avremo tanti pixel sulla zona dei neri e delle ombre, in sostanza. Praticamente nessuno sulla zona delle luci, se non le stelle magari molto luminose che hanno saturato il sensore. Oltre a questo grafico dell'istogramma, di solitamente ce n'è un altro che è una curva, e quella iniziale è una retta a 45 gradi che parte da sinistra verso destra, inclinata di 45 gradi. Lineare, in sostanza. Quella lì è la curva di trasformazione che noi potremmo dare all'istogramma, che inizialmente è una linea retta, ok? Cosa vuol dire curva di trasformazione? Dovremmo vedere in questo caso un grafico sovrapposto all'istogramma dove in asse X abbiamo il livello di luminosità, in asse Y ancora il livello di luminosità, e mi sta a indicare questa retta iniziale la trasformazione, che inizialmente è 0 la trasformazione, cioè in input sull'asse X e in output sull'asse Y abbiamo la trasformazione che non produce niente. Facciamo un esempio: i pixel di valore 125 come luminosità in uscita hanno 125, però se io quella curva, che inizialmente è una linea a 45 gradi, la tiro su, quindi gli do una spanciata verso l'alto, i pixel con valore di luminosità 125 li faccio diventare 180, quindi li rendo più luminosi. Quindi capite che questa curva di trasformazione posso modellarla come voglio. La classica modellazione che si fa in fotografia è la curva ad S, quindi si vanno a abbassare un po' i neri e le ombre e si vanno ad alzare un po' le luci, i bianchi, in modo da dare un contrasto alla fotografia maggiore, la famosa curva ad S. Quando apriamo la fotografia appena staccata, diciamo appena sommata, quindi quella che abbiamo spiegato al punto 1,
Lei è lineare, cioè non è stata applicata nessuna trasformazione, quindi sopra l'istogramma vedremo una linea retta a 45 gradi. Quella linea noi possiamo strecciarla in modo da alzare o abbassare a piacimento i valori di luminosità dei pixel della nostra fotografia. Noi sostanzialmente nella nostra fotografia dovremmo alzare i valori di luminosità, soprattutto nella zona dei neri e delle ombre, perché è là che abbiamo le informazioni, non avendo tantissima luce in queste fotografie. Cosa succede? Che lo stretch, che è questa operazione di modificare la curva iniziale lineare, è un'operazione che si fa verso la fine, quindi è una delle ultime. Però io ho bisogno di vedere, per fare le altre operazioni che stanno prima, come viene l'immagine, com'è l'immagine. Se non la vado a strecciare, almeno in maniera automatica, almeno in visualizzazione, non riesco a sostanzialmente a vedere niente. Quindi l'auto-stretch è sostanzialmente uno stretch automatico che ci può fare Cyril, che ci permette di vedere un'anteprima di quello che è la nostra nebulosa, galassia che abbiamo ripreso. Ma non è lo stretch definitivo, poi ne parleremo. Il terzo punto è molto semplice. Siccome ai bordi l'immagine può risultare sporca, può essere magari disturbata, oppure possiamo avere delle stelle che sono strisciate, perché ai bordi può esserci appunto questo effetto di stella strisciata, facciamo semplicemente un crop, cioè tagliamo un po' l'immagine, ci teniamo solo la parte centrale che è quella un po' più pulita. Il punto 4 invece è il livellamento dei gradienti. Il livellamento dei gradienti lo facciamo con Graxpert. Graxpert che lo collegheremo come plugin all'interno di Cyril. Cosa sono questi gradienti? Allora, i gradienti sono dovuti all'inquinamento sostanzialmente luminoso o a fonti luminose indesiderate che abbiamo in quella serata, per esempio la Luna. Se noi riprendiamo ad esempio un oggetto stellare che si trova molto basso all'orizzonte, troviamo molto inquinamento luminoso, a parte che è sconsigliato fare le acquisizioni quando è molto basso. Comunque, cosa potrebbe succedere? Che nella nostra immagine appaiono degli aloni di luce, dei gradienti appunto, delle strisciate di luce fastidiose che non ci sono nella realtà, proprio perché la nostra immagine in realtà dovrebbe essere scura come sfondo. Il levellamento dei gradienti ci permette di tirare via questi gradienti e lo si fa con Graxpert. Il quinto punto è la calibrazione del colore. Chi lo sa se la nostra nebulosa, galassia che abbiamo ripreso ha il colore giusto? Chi lo sa? Lo sa magari chi ha ripreso nel tempo questi oggetti, magari c'è un database dove ci sono le informazioni di colore che sono state raccolte in anni e anni di osservazione, e quindi una cosa corretta da fare è correggere il colore, magari basandosi su un database di informazioni esistente su una determinata nebulosa, galassia. Quindi la calibrazione del colore consiste nel modificare il colore e cercare di portarlo più vicino a quello che è il colore reale dell'oggetto che abbiamo ripreso, perché potrebbe essere che nelle nostre riprese il colore non risulti abbastanza corretto. Per esempio la prima nebulosa che vi andrò a fare nel video successivo a questo sarà la NGC 7023 che abbiamo già visto nel video precedente, e in sostanza questa nebulosa dovrebbe essere azzurrina. Se io la vado a staccare, fare l'autostretch con Cyril eccetera, prima di fare la calibrazione mi risulta un po' giallognola. Quindi con la calibrazione del colore vado a spostare questo giallognolo nel blu, quindi dovrebbe essere blu-azzurro. Punto 6 è la calibrazione cromatica. Attenzione che non ho sbagliato parola, non è cromatica ma è comatica. Cos'è l'aberrazione cromatica? È quel fenomeno che porta ad avere le stelle non puntiformi. E qui apriamo una parentesi, noi stiamo usando, l'abbiamo visto già nel canale, la montatura equatoriale. Con la montatura equatoriale si dovrebbe ridurre il problema e si riduce effettivamente il problema delle stelle strisciate. Qual è il problema? Che comunque se andiamo a vedere nel dettaglio, soprattutto i bordi, l'immagine appare con delle stelle strisciate. Quindi l'aberrazione cromatica va rimossa e lo si può fare attraverso uno script. Lo script vedremo cos'è quando prenderemo in mano il programma Cyril, che ci permette di eliminare l'aberrazione cromatica, quindi far riportare le nostre stelle a dei punti e quindi rendere più fedele l'immagine. Punto 7 è il denoising, ovvero la riduzione del rumore. Sappiamo che le nostre immagini astronomiche risultano piene di rumore, se vogliamo così, perché riprendiamo
gli oggetti al buio praticamente, e probabilmente il valore di ISO non lo si sa perché il Sistar non lo mostra, nelle nostre immagini è molto alto. Di conseguenza c'è tanto rumore che va rimosso. Il denoising lo effettuiamo all'interno di Cyril utilizzando Graspert. Quindi alla fine, come ho detto all'inizio, Graspert serve per livellare i gradienti ed eliminare il rumore. Non serve aprire Graspert, basta farlo all'interno di Cyril e basta che Cyril sia collegato a Graspert. Il punto 8 è la rimozione delle stelle. Voi direte, ma cosa serve rimuovere le stelle dalla nostra immagine? Eh sì, perché se noi stiamo riprendendo una galassia, per esempio, oppure una nebulosa, abbiamo l'oggetto che vogliamo riprendere, quindi la galassia, la nebulosa, ma abbiamo anche tutte le stelle che ci stanno intorno. E siccome, vi ricordo, dobbiamo ancora fare la vera e propria operazione di stretch, cioè quell'operazione che ci fa tirare su l'informazione di luminosità dove ci serve. Dobbiamo ancora farla quella vera e propria, perché quella iniziale che abbiamo visto nel punto 2, l'auto stretch, è solamente in visualizzazione, cioè se noi salviamo l'immagine e poi riapriamo, la vediamo comunque ancora tutta scura, perché l'auto stretch si applica solo in visualizzazione, in anteprima diciamo. Quindi noi lo stretch dobbiamo ancora farlo vero e proprio, che è la parte tra l'altro più complessa. E quindi questa operazione di stretch sarebbe meglio farla in maniera separata, cioè fare lo stretch, quindi modificare la curva dell'istogramma, appunto, separatamente, cioè sulla nebulosa o sulla galassia e poi sulle stelle. E quindi sarebbe opportuno riuscire a separare le due cose. E lo facciamo appunto con StarNet, che è l'altro software che può operare come plugin all'interno di Cyril, che ci permette di ottenere due file separati: il file dell'oggetto stellare che abbiamo ripreso senza stelle e la maschera delle stelle cosiddetta, la star mask. Quindi con il file solo della galassia, della nebulosa, senza le stelle, noi ci possiamo concentrare a fare lo stretching, cioè tirare su l'informazione senza avere di mezzo le stelle che possono dar fastidio, che possono deviare da un'operazione di stretch corretta. Quindi StarNet ci permette di rimuovere le stelle e ottenere due file: il file solo dell'oggetto astronomico che stiamo riprendendo e il file delle stelle. A questo punto, siccome siamo pronti, appunto, siccome abbiamo solo l'oggetto che abbiamo ripreso, non so, la galassia, la nebulosa, possiamo fare l'operazione di stretching vera e propria. Quindi rimuoviamo l'auto stretch, riportiamo in anteprima di visualizzazione lineare la nostra immagine, non vedremo più nulla ovviamente, e poi facciamo lo stretch dell'oggetto. L'operazione di stretching è quella più complessa. Vedremo quando faremo il tutorial, e anche quella che appunto potrebbe risultarvi diversa a seconda dei momenti che andate a sviluppare l'immagine. Come vi dicevo prima, se lo fate oggi vi viene in un modo, se provate a farlo tra un mese vi viene in un altro, partendo dallo stesso set di dati. Quindi lo stretch vero e proprio, quello che poi va salvato nell'immagine, è la fase più complessa dell'operazione di sviluppo. Dopo che ho strecciato l'oggetto, quindi punto 9, possiamo pensare di ricomporre la nostra immagine definitiva, quasi, ovvero la galassia e la nebulosa strecciata più le stelle, solo che le stelle non sono ancora strecciate. Quindi uniamo la galassia e la nebulosa alle stelle. Le stelle però vanno strecciate e quindi richiamiamo StarNet per unire le due cose e successivamente ci uscirà una maschera all'interno di Cyril che ci permette di andare a strecciare anche le stelle. Generalmente lo stretching delle stelle è più semplice rispetto allo stretching dell'oggetto che siamo andati a riprendere. Dopodiché, dopo aver fatto quindi punto 11 lo stretch delle stelle, siamo pronti per salvare il nostro file. Il nostro file lo salveremo in formato TIFF, quindi passiamo dal formato FIT al formato TIFF. Perché formato TIFF? Perché non è ancora definitivo lo sviluppo e possiamo ritoccare ancora l'immagine, e questo possiamo farlo utilizzando il programma di photo editing che preferiamo. Quindi ad esempio Photoshop in questo caso. È necessario salvare in TIFF perché così ho il massimo delle informazioni e il numero di bit, adesso non stiamo a spiegare cosa vuol dire bit eccetera, va portato da 32, che è il numero di bit con cui lavora Cyril, a 16, perché altrimenti
se apriamo un'immagine 32 bit in Photoshop ci appare biancastra, non ci appare dettagliata. Quindi nel momento in cui salviamo il TIFF dobbiamo specificare, ma ci esce la finestra, quindi nessun problema, 16 bit. Ok? Ecco, poi questa immagine così come l'abbiamo ottenuta possiamo andarla a ritoccare in Photoshop. Quindi io di solito uso Photoshop e il potentissimo filtro Camera Raw che serve per sviluppare i file RAW. Ok? Cosa vado a fare con Photoshop? Vado sostanzialmente a magari a aumentare un po' i dettagli, modificare un po' il contrasto, cercare di eliminare un po' ancora il rumore con la riduzione del rumore di Camera Raw, aumentare un po' la nitidezza, magari vado a calare i neri in modo tale da rendere lo sfondo più scuro possibile. A me piacciono, ecco perché, quello che dicevo prima, personalmente mi piace un'immagine con lo sfondo scuro perché lì fatto nello spazio dove non c'è la stella c'è buio, c'è nero in sostanza. Quindi a me piace che se tra una stella e l'altra di vedere il nero e quindi vado a aumentare il contrasto, a ridurre i neri sostanzialmente. Ecco, diciamo che questi sono i passi principali che io ho individuato per lo sviluppo di un file, dei file fit. E ovviamente se, come ho detto prima, ho fatto qualche errore, siete pregati di segnalarmelo nei commenti e se avete una strada alternativa, diversa, potete esprimerla sempre nei commenti. Se ci sono anche cose da aggiungere che io non ho detto, che si possono fare in Serial si possono fare una marea di cose e ho detto solamente il 20% adesso di quello che si può fare. Quindi sicuramente voi che magari ci avete già provato, ma non avete fatto un video così, potete magari commentarlo nei commenti. Adesso, diciamo i fondamenti teorici sono finiti, quindi questo video può essere utilizzato per ripassare quello che si deve fare quando si vuole sviluppare a PC e le immagini fit. Nei prossimi video cominceremo con il computer, davanti al computer con i programmi a sviluppare la prima nebulosa che sarà la NGC 7023 che abbiamo già sviluppato con il software a bordo del SeaStar, quindi l'applicazione. Così vedremo anche le differenze tra quello che si può ottenere col SeaStar e se ne vale la pena fare lo sviluppo molto più complesso, come abbiamo già accennato, con il computer e il programma Serial e tutti gli altri. Quindi direi che adesso ci possiamo salutare, ci vediamo nel prossimo video e ricordatevi ovviamente di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!